Beh, del vero problema di questa crisi climatica. Abbiamo tantissime aziende, io stesso ho avuto tantissime aziende con le quali interfacciarmi, anche magari società benefit, aziende super certificate per la sostenibilità, però in realtà il problema grande è che la maggior parte di loro hanno un grandissimo limite, che sono gli obiettivi. È vero che è importante porsi degli obiettivi, come fanno per esempio le società benefit che inseriscono i loro obiettivi all'interno del loro statuto, però è anche vero che se poi in quegli obiettivi non ci credi è inutile metterli nello statuto, perché alla fine quello che conta è credere fermamente in una visione. E quindi uno dei problemi più grandi che abbiamo oggi è che le aziende, anche se sono delle società benefit, anche se sono B Corp, alti punteggi di sostenibilità, non si pongono dei limiti al proprio sviluppo. Cioè, in poche parole, uno dei problemi più grandi in assoluto è che vogliono crescere enormemente e fare in modo che quel cambiamento sia per tutti. Che da un certo punto di vista a livello mentale è anche un qualcosa di positivo, perché ti dicono fondamentalmente io voglio che quello che sto facendo che è positivo lo possano avere tutti. In realtà il problema è che così facendo tu stai in qualche modo imponendo nel tempo la tua visione. E quindi il problema che oggi, e che è esattamente ciò che sta succedendo, è che per quanto abbiamo aziende che vivono e lavorano nel campo della sostenibilità, abbiamo poche grandi aziende che detengono fondamentalmente la maggior parte del mercato, del potere di mercato. E quindi è meglio invece avere tanti piccoli, perché un sistema con tanti piccoli è molto più resiliente, è un sistema che ti permette di essere molto più forte se succede un cambiamento, perché tanti piccoli, se un piccolo svanisce fondamentalmente, c'è sempre un altro pronto diciamo, a sostituirlo. Invece se cade una grande azienda ha tanti dipendenti, tante connessioni, interconnessioni, relazioni, e questo ovviamente potrebbe causare l'estinzione di tanti sistemi che si relazionavano con quel sistema lì. E quindi qual è il punto? È che bisogna sempre mettere limiti alla crescita. Oggi proprio mi hanno detto io spero che la tua agenzia cresca enormemente. Io in realtà mi sono augurato che non cresca troppo, perché ho detto io sì, voglio che cresca la mia agenzia, voglio aiutare molte persone, ma non le voglio aiutare tutte, io voglio aiutare alcune persone, voglio aiutare anche le persone che aiutano altre persone. È così che si fa un cambiamento, non voglio essere soltanto io che porto avanti il mio punto di vista, perché potrebbe essere fallimentare. E ci sarà un momento in cui probabilmente il mio sistema diventerà obsoleto e quindi ce ne saranno poi degli altri pronti a portare avanti il loro sistema. E quindi è bene essere tanti, non essere pochi. E quindi vogliono dire alle aziende multinazionali, grandi aziende, di fermare il loro sviluppo, di mettere dei limiti allo sviluppo dell'azienda. Ne conoscono tantissime che hanno anche, appunto, ripeto, grandi certificazioni B Corp, eppure nel loro intento c'è quello di diventare leader del mercato nel mondo. E per me questo è assolutamente insostenibile, perché ci sono tante realtà che hanno la possibilità di apportare un grandissimo cambiamento come loro e non possono, prima di tutto perché loro soprattutto detengono una grande fetta di mercato, quindi non spingono queste piccole aziende ad emergere. E poi c'è un momento in cui comunque devi decidere, perché si parte sempre da una nicchia, da una piccola nicchia, no? Cioè questo albero una volta era un piccolo semino, quindi si parte sempre dal piccolo per diventare il grande, i sistemi complessi partono dal piccolo per diventare poi grandi. E quindi una piccola azienda diventa poi una grandissima azienda, creando relazioni, interconnessioni, nuovi obiettivi e così via. Il problema però è che si parte da una nicchia e poi piano piano si espande. E c'è un punto, come chiama Seth Godin il chasm, cioè il burrone in qualche modo, un ponte. Lui dice di costruire un ponte in questo burrone, che è quello che ti porta dalla nicchia alla massa.
ma nel tempo io lavorando, essendo un imprenditore ormai da oltre 15 anni, un growth strategist da 10, mi sono sempre chiesto, ma ci sono limiti? Cioè, bisognerebbe mettere dei limiti? E più vado avanti, più la risposta è sì. Bisognerebbe mettere dei limiti, dire ok, io che ne so, guadagno 1000 euro, 1200 euro al mese e basta, sono contento così. Posso aiutare quel tot di persone l'anno, non le posso aiutare di più. Posso, ripeto, aiutare magari persone, condividere il mio sapere grazie all'insegnamento, grazie a tante altre cose, per aiutarle ad aiutare a loro volta altre persone, quindi portando a loro volta la loro biodiversità, il loro modo di fare le cose. E questo crea iperdiversità, crea iperconnessioni in giro e quindi non porta avanti soltanto il mio pensiero, che potrebbe essere super fallimentare poi nel tempo, rivelarsi magari anche fallimentare, e quindi diciamo in qualche modo permette di portare avanti in maniera resiliente un proprio pensiero senza però essere egocentrici, cioè senza essere più ecocentrici, cioè portare avanti è più importante portare avanti la biodiversità che portare avanti il proprio pensiero, ecco. E quindi io credo che bisognerebbe mettere assolutamente dei limiti allo sviluppo e anzi si vede anche da questo se le aziende sono davvero sostenibili o no. Ho conosciuto tantissime società benefit, aziende grandi, anche come ho detto B Corp con grandi punteggi, ma che di sostenibile avevano ben poco. Sì, la scelta della filiera, la scelta delle materie prime, ma spesse volte le persone non erano gestite nella maniera più friendly possibile o molto spesso non ponendo anche dei limiti allo sviluppo. Questo qui ha portato poi nel tempo dei problemi, perché ovviamente stai portando avanti, come abbiamo detto, un modello insostenibile, un modello pericoloso, un modello che nel tempo è fallimentare, come abbiamo già visto, perché è il modello che stanno portando avanti le grandi multinazionali. E se tu vuoi diventare una grande multinazionale, portando avanti esclusivamente il tuo modo di pensare, togliendo delle fette di mercato da altre aziende, non collaborando con loro, beh, mi dispiace, ma questo è un modello non sostenibile e quindi è un modello che la natura fa estinguere, perché non ce lo dimentichiamo mai, noi siamo natura.